Allora, i materiali di V-Ray li devi immaginare come se fossero fatti da strati uno interno all'altro. Ogni strato è un effetto. I principali strati, quindi i principali effetti che tu puoi dare al materiale sono il diffuse, che sarebbe lo strato più esterno. Quindi tu vedrai il materiale come impostato all'interno del diffuse. Gli altri strati sono il reflection che comanda la riflessione, il refraction che comanda la trasparenza, il bump che comanda la rugosità. Di default questi parametri sono disattivati quando tu crei un nuovo materiale generico. L'unico che è attivato è il diffuse e c'è dentro un colore grigio. Però questo colore grigio, se io lo applicassi nella scena, tu vedresti che non riflette, non è trasparente e non è ruvido. Quindi nel momento in cui tu vai a creare un materiale, quindi mettiamo che io per esempio seleziono questo cilindro e gli vado ad applicare questo materiale, quindi tasto destro, Apply to Selection, e quindi io vedo che qui dentro ho questo materiale di colore grigio e questo materiale, come puoi vedere anche dall'anteprima, io volendo per far fare un render più veloce posso anche cliccare qui su Render Region, fare un'area di selezione qui intorno in modo tale che lui renderizza solo questa zona. Come puoi vedere, questo cilindro grigio non è né trasparente né riflettente perché di default questi due parametri sono disattivati in tutti i materiali. Innanzitutto, per quanto riguarda il diffuse può essere un colore o può essere una mappa. Da qua io definisco il colore, da qua io definisco la mappa. Quando tu vedi questo quadratino grigio chiaro e grigio scuro, vuol dire che la mappa è disabilitata. Nel momento in cui io andrò a copiare qua dentro una mappa, vedrai che il colore diventerà di un azzurro, quindi diventerà azzurro e grigio, quindi non più grigio chiaro e grigio scuro. Però in questa situazione qua dentro non è caricato nessun tipo di mappa. Se io vado sul selettore dei colori e vado a giocare mettendo qualsiasi tipo di colore io voglio, io vedo che in tempo reale il materiale si aggiorna e assume quel colore. Cliccando qui sopra c'è un elenco di mappe. La prima bitmap, che è la più utilizzata, mi consente di caricare una texture di un materiale, cioè una fotografia vista frontalmente di quel materiale. Tutte le altre si chiamano mappe procedurali e permettono tramite delle procedure di creare delle mappe che non esistono ancora. Ad esempio, per esempio, ti faccio un esempio per tutte, se io qui dentro mettessi checker, tu vedresti che l'oggetto diventerebbe automaticamente bianco e nero a scacchiera, come se io gli avessi applicato una mappa a scacchiera, ma io in realtà quella mappa a scacchiera io non ce l'ho. Ce l'ha creata lui tramite un algoritmo interno al programma e io posso variare ad esempio il colore degli elementi della scacchiera o addirittura io potrei venire qui dentro a caricare due texture, quindi ad esempio una texture di erba e una texture di cemento, e tu vedresti che questo diventerebbe a scacchiera verde cemento, e quindi per questo si chiamano mappe procedurali, perché riescono a creare tramite una procedura, tramite un algoritmo che fa stesso Virei, riescono a creare un materiale che tu in effetti non hai ancora. Per eliminare una mappa, quindi io voglio togliere questa mappa per vedere altri tipi di mappe, mi basta andare qui sopra col tasto destro e fare clear. E lui si cancella e ritorna di nuovo il colore verde, perché tu hai notato prima che quando io ho caricato questa mappa, immediatamente con l'inserimento di questa mappa
lui è andato comunque diciamo, è andato comunque a cancellarmi, cioè a nascondermi il colore, perché quando io carico una mappa da qua dentro il colore viene bypassato. Io avrei anche potuto togliere questo flag per non vedere più la mappa, però non eliminarla, perché magari in un secondo momento io la voglio andare a rivedere. Eh, quindi riclicco di nuovo qua, vado su bitmap e vado a scegliere diciamo una texture. Quindi vado nel mio computer. Prendo una fotografia di una texture, lui me la carica qua dentro e tu vedi che lui immediatamente te la va anche ad applicare qui nella scena. Poi risalgo sopra perché vedi lui è cambiato come aspetto, perché i materiali di V-Ray funzionano come se fosse una scaletta. Quindi questo qui era il materiale iniziale, quello lì generic che stava qua. Nel momento in cui ho caricato qua una mappa, lui è come se fosse sceso ad un livello superiore e mi sta facendo vedere qua i mattoni. Ora io per ritornare di nuovo all'interfaccia che avevo prima con tutte quelle voci, è come se io da qua dovessi risalire, tornare indietro a questo punto qua. E per farlo io lo faccio tramite questa freccina che sale sopra. Quindi io è come se fossi ritornato di nuovo al livello superiore del materiale. Quindi se io ora tolgo questa spunta, io nascondo il materiale, ma in ogni momento io lo posso andare a riprendere. Quando abbiamo inserito un materiale, io la prima cosa che devo fare è andare a definire la scala del materiale, perché normalmente i materiali non sono già in scala rispetto a quello che devo fare. Alcune volte potrebbe anche capitare, ma è un caso. In questo caso io per scalare il materiale potrei fare in due modi, o utilizzando i comandi di V-Ray o utilizzando i comandi di SketchUp. I comandi di V-Ray prevedono che io vado nella scusami, i comandi di SketchUp prevedono che io vado nella scheda materiali di SketchUp, modifica e vado a cambiare questo numerino. Questo numerino a che cosa corrisponde? Corrisponde a quanto è grande questa fotografia. Quindi se questa fotografia ora è 1 metro, vuol dire che questi mattoncini sono molto più piccoli di 1 metro, perché in una fila orizzontale, una fila verticale ce ne sono tantissimi. Quindi per avere un materiale in scala, tu più o meno dovresti mettere un numero abbastanza grande di questi mattoni. Quindi il primo modo è agire nel pannello di SketchUp, che visto che è comunque collegato a V-Ray, quello che io faccio qua si trasmette anche nella scena. Il secondo modo invece è agire direttamente all'interno di questo pannello. Quindi se io clicco qui sopra ed entro nelle proprietà della mappa e vado in questa sezione Texture Placement, io con questo repeat U e V posso andare ad aumentare o a diminuire in orizzontale e in verticale quella che è la dimensione della mappa. Più questo numero diventa grande, più il numero di ripetizioni aumenta sull'oggetto. Quindi ora gli sto dicendo, guarda, tu questa mappa la devi ripetere 2 volte in orizzontale e 2 volte in verticale, e quindi di conseguenza diventa più piccola. Quindi più questo numero è alto, più la mappa è grande, più questo numero è piccolo, più la mappa è piccola. In offset io posso prendere la mappa
mappa e la posso spostare sull'oggetto in orizzontale o in verticale per far capitare ad esempio il segno di fuga esattamente in una determinata posizione. E con questo rotate invece io posso prendere la mappa e la posso piegare, la posso ruotare di un angolo, come vedi qui nell'anteprima. Una volta che ho finito le modifiche salgo sopra. Più o meno è la stessa cosa se tu applichi la modifica all'interno del pannello di V-Ray o all'interno del pannello di SketchUp. Nel canale Reflection invece noi applichiamo la riflessione all'oggetto. Di default, prima ti ho detto che la riflessione e la trasparenza sono comunque disabilitate perché questo colore nero è inteso come zero riflessione, zero trasparenza. Più questo selettore si sposta verso destra, quindi tendente al bianco, più l'oggetto diventa riflettente. Infatti, se dai il tempo al programma di elaborare questi puntini, tu vedrai che l'oggetto riflette. Quindi questo indica il grado di riflessione. Questo glossiness invece indica la satinatura della, eh, della riflessione. Uno, diciamo, c'è zero satinatura, quindi vuol dire che il materiale è perfettamente riflettente. Più questo parametro scende, più il materiale diventa satinato. Quindi quando tu andrai a creare un materiale, dovrai ragionare sul suo effettivo livello di satinatura. Ad esempio un parquet, un pavimento sono riflettenti, ma sono anche satinati, perché non è che tu nel pavimento ti riesci a specchiare, a vedere come faresti all'interno di uno specchio. Quindi per creare un materiale fotorealistico devi sempre andare a definire il giusto grado di riflessione. Questo parametro metalness invece, che di default è impostato sullo 0, indica se questo elemento deve essere metallico oppure no, e questo qua lo vediamo successivamente, cioè basterebbe semplicemente spostare questo verso l'1 per creare un materiale metallico. Ovviamente io adesso ho ottenuto un risultato un po' strano perché contemporaneamente qua dentro io ho anche una mappa, cosa che invece non dovrei fare per ottenere un materiale tipo d'acciaio, quindi lo riporto di nuovo ad 1. Vediamo invece come funziona la trasparenza. La trasparenza funziona secondo questo selettore, sempre impostato sul bianco e sul nero. Da notare che gli effetti si sommano assieme, quindi se io qua dentro ho una riflessione a questo livello, quando andrò a creare la trasparenza, io creerò un elemento trasparente che comunque riflette, tipo il vetro di una finestra. Quindi tu quando andrai a creare un materiale, tu ti dovrai porre una serie di domande, quindi qual è il suo aspetto esteriore, quanto riflette, quanto è trasparente e sotto con il bump quanto è ruvido. Nel momento in cui hai risposto a queste quattro domande, hai creato la maggior parte dei materiali che possono essere applicati in campo architettonico. Quindi se io adesso vado sul refraction e aumento il livello di refraction, tu vedrai che l'oggetto diventerà sempre più trasparente, rispettando il parametro IOR, cioè l'indice di rifrazione, impostato qui dentro. Su internet ci sono delle tabelle che ti permettono di impostare il giusto grado di IOR a secondo del tipo di materiale. Noi per esempio in ambito architettonico principalmente abbiamo a che fare con i vetri che hanno un IOR di 1,56 e l'acqua che ha un IOR di 1,333. Quindi impostando questi due parametri tu otterresti il giusto indice di rifrazione di questi due materiali. Per altri materiali dovresti vedere su internet queste tabelle, diciamo, degli indici dei materiali di rifrazione. Questo glossiness invece è la satinatura della riflessione, quindi
per un esempio, diciamo, veloce per farti capire, ad esempio il vetro sabbiato della doccia, quindi quel vetro attraverso il quale tu non riesci a vedere bene la persona che sta dietro, oppure tipo in cucina, a volte ci sono quei vetri davanti ai mobili fatti apposta per non far vedere l'interno del mobile, ma comunque tu ti rendi conto che si tratta di un vetro, però non riesci bene a vedere dentro quello che c'è. Con il fog color io potrei andare a cambiare quindi io adesso ho tolto la, ho tolto la mappa e ho messo un materiale sul bianco in modo tale da avere un tipo di vetro un po' più realistico. Questo Tiny Wallet lo devi attivare soltanto se l'oggetto al quale tu stai dando il materiale vetro non ha uno spessore, quindi è un semplice plane. Se io qui adesso vado a creare così un elemento di questo tipo, lo seleziono e gli applico questo materiale, tu vedrai che con questo oggetto, andando a definire un colore un po' più chiaro e diminuendo un po' il grado di riflessione e annullando la satinatura, tu ottieni un vetro, diciamo che potrebbe essere ad esempio un vetro di una finestra, andando quindi ad aumentare il livello di trasparenza, però non portandolo al massimo, perché se lo porti al massimo l'oggetto diventerebbe quasi invisibile. Volendo creare un vetro colorato, io vado ad agire sul fog color e vado qui dentro a mettere il colore del vetro che io voglio ottenere. Quindi fog color, quando è impostato sul bianco, crea un vetro perfettamente trasparente, quando è impostato su un colore, indica appunto il colore che questo deve avere. Questo numerino qui invece, nel momento in cui viene diminuito, cioè indicherebbe quanto è spesso l'oggetto per far vedere, per andare a diminuire l'intensità del colore. In realtà per ottenere un colore un po' meno marcato, diciamo, occorrerebbe utilizzare una sfumatura di colore un po' più sottile e andare qui a definire l'intensità del colore del vetro. Se io quindi riporto questo nuovamente al nero, questo nuovamente al nero e qui dentro vado nuovamente a caricare, diciamo, la mappa che avevo preso prima, e vado ad attivare nuovamente la mappa, ricompaiono di nuovo i mattoni sull'oggetto. Per finire, l'ultimo campo da tenere in considerazione è quello del bump, cioè della rugosità. Qua dentro posso mettere due tipi di mappe. Le bump map sono delle mappe in bianco e in nero, le normal map sono delle mappe che solitamente puoi trovare nei siti professionali che ti danno le texture, che hanno una colorazione violacea e rendono la rugosità un po' più realistica. Però nel caso in cui tu non hai una normal map, puoi caricare una semplice immagine bianca e nera, quindi vai su Bitmap e magari con un programma di fotoritocco tu ti sei potuto creare
la mappa, diciamo, fotorealistica di cui tu hai bisogno e ora io in questo caso carico quest'altra mappa qui perché ora non ho la mappa bianca e nera di questa, però poi devo andare a sostituire anche la mappa, diciamo, qui in alto. Quindi vado qui e vado a sostituire anche la mappa. Io avrei dovuto ottenere quindi la mappa bianca e nera di quella mappa. Ed è molto importante che la mappa a colori e la mappa bianca e nera che sono posizionate qui dentro devono comunque avere la stessa identica dimensione e la stessa identica posizione. Vuol dire che quando io entro qua, i valori numerici che stanno qui all'interno della mappa a colori devono essere praticamente identici ai valori numerici che stanno qui dentro, perché se non lo sono, succede che la mappa a colori che sta avanti e che quindi crea l'aspetto del materiale e quella lì bianca e nera che sta dietro, nel caso in cui è spostata rispetto a quella a colori, mentre questa qua nera creerebbe la profondità della fuga verso l'interno del mattone, non corrisponderebbe con l'immagine a colori e quindi la mappa si vedrebbe male perché tu ti troveresti che invece la fuga del mattone, invece di entrare all'interno in corrispondenza dell'immagine, entrerebbe un po' più spostata di lato. Quindi è fondamentale che le due mappe siano perfettamente coincidenti una sull'altra. Quindi questi qui sono i principali effetti che tu puoi dare a un materiale generic di V-Ray. Ovviamente ci sono mille casistiche che si possono fare giocando con tutti questi parametri, però diciamo già con queste poche cose che abbiamo visto già si riuscirebbero a creare moltissimi materiali.